chiamo Luigi Bartoli e sono l'amministratore delegato del gruppo EMAC dal 2022. Vi racconto in poche parole la storia di EMAC. Nasce nel 1992 dalla fusione di Olemac ed EFCO, due aziende fondate negli anni 70, specializzate nella produzione di macchine per il giardinaggio e il settore forestale. Il gruppo è quotato in borsa dal 1998, ad oggi è costituito da circa 40 aziende, localizzate in tutto il mondo e con oltre 2000 dipendenti, e produce un'ampia gamma di prodotti suddivisi in 3 settori di business. L'Outdoor Power Equipment produce e distribuisce macchine destinate al giardinaggio e all'attività forestale e all'agricoltura. Le pompe e il lavaggio a alta pressione è specializzato in pompe per l'agricoltura, l'industria, idropulitrici e urban cleaning. Il terzo è componente d'accessori e sviluppa prodotti per tutti i settori sopra elencati, dalle testine per i decespugliatori ai sensori e ai computer per il precision farming. Mi chiamo Fernando Sciascia e sono l'Information Technology Innovation Director del gruppo EMAC dall'anno 2019. Nell'anno 2016 il gruppo EMAC ha deciso di partire con un progetto di digitalizzazione iniziando proprio dall'implementazione di un cosiddetto ERP di nuova generazione. Il gruppo EMAC è cresciuto e si è costituito e si è ampliato nel corso degli anni a seguito di acquisizioni successive. Per cui a livello IT quello che ci siamo ritrovati è che ogni azienda aveva implementato più o meno in autonomia una propria soluzione ERP locale, e quindi uno degli obiettivi con il quale è partito questo progetto era proprio quello di cercare di dotare le diverse company del gruppo di una unica soluzione ERP di primo livello e di conseguenza creare anche una struttura IT di gruppo che gradualmente nel tempo centralizzasse tutti i servizi informatici, ma soprattutto la governance, con l'obiettivo anche di fare laddove possibile delle economie di scala. La scelta che ha fatto EMAC nell'anno 2016 è stata fatta proprio su Dynamics 365 for Finance and Supply Chain, e tra l'altro siamo stati tra i primi in Italia a scegliere la soluzione in cloud. Nel 2019, precisamente a maggio, abbiamo portato in live le prime 2 company del gruppo, che sono EMAC e Tecomec. Nell'anno 2016 la vendor selection è stata operata tra i 2 maggiori player di soluzioni ERP che c'erano nel mercato, e quindi ovviamente parliamo di Microsoft con la soluzione Dynamics 365 for Finance and Supply Chain e SAP. Nella software selection Microsoft ci ha dimostrato un maggiore commitment, ci ha fatto cogliere i vantaggi che avremmo avuto dalla scelta della soluzione in cloud, quelli del cosiddetto continuous update della piattaforma, che costituiva per noi una garanzia di investimenti progressivi e continuativi nel tempo. Quindi vuol dire che la piattaforma avrebbe usufruito di incremento di funzionalità e di servizi non solo relativi alla mera soluzione ERP, ma anche e soprattutto quelli cosiddetti a contorno delle ERP, cioè tutti quelli sulla piattaforma di Azure. Ad oggi lavorano sulla piattaforma Dynamics 365 circa 350 utenti per un totale di 3 company, e stiamo portando avanti il progetto di implementazione per le ulteriori aziende del gruppo. Uno degli ultimi casi di successo che abbiamo gestito sulla piattaforma è stata l'adozione del sistema MES per la rilevazione delle ore lavorate sulla linea di montaggio, progetto che abbiamo fatto sia per EMAC che per Tecomec. Uno dei vantaggi ottenuti dall'implementazione di questo modulo è stato quello di ottenere un corretto monitoraggio ed un miglioramento della produttività. Il primo valore aggiunto nell'adozione della soluzione Dynamics 365 è stato quello di creare una maggiore integrazione tra gli uffici che operano sui processi aziendali.
sfruttando i cosiddetti workflow, le autorizzazioni alle funzioni in base alle competenze dei diversi utenti che lavorano sulla piattaforma, portando sicuramente ad un incremento dell'efficienza operativa e apportando anche dei miglioramenti all'organizzazione. Un altro valore aggiunto è stato quello di avere nativamente l'integrazione intercompany, ovvero quella che automatizza i processi commerciali tra le aziende del gruppo, oltre anche all'utilizzo della Power BI, dove siamo riusciti a fornire dei format che fossero univocamente determinati e utilizzabili soprattutto su qualsiasi tipologia di dispositivo mobile. A gennaio di quest'anno abbiamo avviato su Dynamics 365 la prima filiale commerciale di EMAC in Polonia. Abbiamo costruito in questo modo un modello di azienda commerciale che poi può essere sicuramente riutilizzato anche nelle altre filiali analoghe che abbiamo all'interno del gruppo. Infatti siamo partiti da poco col progetto della nostra filiale spagnola che ha il go live previsto a gennaio del 2024. Nei prossimi 2 anni affronteremo il progetto Dynamics anche per le company produttive cinesi e per la nostra filiale commerciale che è situata in Francia, adottando ovviamente in parallelo le stesse soluzioni sia per l'Office Automation che la Power BI. Per quanto riguarda gli step cosiddetti futuri, siamo fortemente interessati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Grazie anche al coinvolgimento di Microsoft nei prossimi laboratori e che hanno l'obiettivo di ottenere un miglioramento sia a livello di processo che a livello di business.